per portiere di notte bisogna risalire, secondo me, a quello che ho fatto in televisione. Io vinsi un concorso per la RAI. In quel momento lì c'era un gruppo di dirigenti che volevano lanciare dei giovani e fare delle cose nuove, volevano svilupparlo come alternativo culturale. E infatti ho lavorato lì, ho fatto per 3 anni, 4, ho fatto la storia del Terzo Reich, l'età di Stalin, eh, la casa in Italia, su un'inchiesta sull'immigrazione interna dal sud al nord, eccetera. E feci 4 ore sul Terzo Reich. Sono entrata nella Seconda Guerra Mondiale attraverso il cinema. Io ho guardato per un paio di mesi tanta pellicola che veniva, allora l'unica che non riuscivo ad avere era quella dall'est, allora c'era la cortina di ferro, eccetera. Ma tutto quello che c'era a Londra, a Parigi e in America ho visto della Seconda Guerra Mondiale e anche tanto materiale trovato in Germania dalle truppe alleate. L'Ariflex era una macchina che avevano messo a punto i tedeschi perché loro hanno filmato tutta la guerra, anche cioè, a loro danno, si fa per dire, morale in un certo senso. E per me è stato incredibile perché ho fatto 4 puntate che non erano solo avvenimenti, ma anche preparazione culturale. Essendo poi di famiglia io antifascista, vedevo le cose anche con una certa disinvoltura, un certo interesse. E viene fuori tutto come l'antisemitismo, per dire, comincia da subito, da lontano, già nei primi anni 20, capito? E mi turbò molto questa cosa qua. Poi feci La donna della resistenza, anche un'altra puntata. È l'unico che c'è che documenta la presenza delle donne nella resistenza italiana. Quello che sapevo io è che le donne avevano fatto le staffette e basta, in realtà hanno combattuto. Era la battaglia di Portalame a Bologna è stata fatta da una ragazzina di 21 anni che ha fatto vincere, capito, contro i tedeschi. Insomma, un'altra di Modena era Colonnello, e quella che a Sassuolo, la prima Repubblica Libera, che poi dopo però è durata poco, perché era troppo presto, nel 1943, quindi è stata ripresa. Ma per dire, ci sono state delle donne che hanno proprio combattuto, che hanno rischiato la vita, donne che sono morte, torturate, con un coraggio incredibile. Una era stata a Dachau, si è salvata ovviamente, ma dico, lei è tornata su quei luoghi, non so come è venuto in mente, ti chiedo, e lei ha detto tutti gli anni, come tutti gli anni, dice, era una maestra, dice quando ci sono le vacanze io passo una settimana a Dachau, ma dico non al mare, cioè, e lei dice sento il bisogno di tornare lì. Un giorno arrivavo dal lavoro. C'è una, la intervisto verso la fine, era una donna colta, una milanese, io gli ho detto ma cos'è che non perdona ai suoi aguzzini? Dice di avermi fatto incontrare una parte di me che non credevo di avere, ma dico che vuol dire? Beh, dice sa, per sopravvivere a me capitava anche di rubare la gamella era questa cosa lì, a un'altra. E è una cosa che lei non si perdona più, capito? E cioè una parte di lei, un istinto di sopravvivenza che scavalca, diciamo, un ordine morale in qualche modo. E quindi mi turbò perché lei era molto turbata nel raccontarmi questo. Questi visi sono di una sincerità e poi per me era commovente perché quando gli chiedevo ma perché l'avete fatto, avete rischiato la vita, e allora appunto una mi disse volevamo una palingenesi dove le donne fossero uguali, capito? Beh, non c'era ancora non andavano a votare le donne, cioè subito dopo nel 46, capito? Nel 47 anzi. E quindi volevano fare la loro parte, c'era una coscienza, non è che ci andavano per seguire i loro uomini, cioè stavano dall'altra parte, non lo so, erano proprio protagoniste, capito? È stato molto bello l'incontro con queste persone.